Buongiorno a tutti. Siamo qui, io sono Gianni Lozza, sono ancora per pochi giorni, fino alla fine dell'anno, il direttore del Dipartimento di Energia e in questo ruolo, prima di terminare questo mio mandato, avevo davvero voglia, piacere e desiderio di intervistare il mio maestro Ennio Macchi, che è qui di fronte a me. Ci siamo conosciuti in un'altra epoca storica, sono stato suo allievo nella tesi di laurea nel lontano 1980, anzi ad essere precisi nel 79, e da allora la mia carriera accademica è proseguita sotto la sua guida e nel frattempo abbiamo lavorato tanto insieme, ma soprattutto siamo diventati amici e abbiamo avuto modo di condividere non solo le esperienze lavorative, ma così anche un po' di esperienza di vita e di momenti di divertimento e di comunanza. Bene, io sono qui molto contento di avere questa conversazione con te. Vediamo di ripercorrere un po' di anni gloriosi dall'Istituto di Macchine piccolo, che allora era al secondo piano dell'edificio sotto nel cortile Leonardo, a questo bellissimo dipartimento che oggi è diventato un dipartimento fra i più importanti dell'Ateneo. Abbiamo iniziato appunto in un istituto, si dicevano monocattedra allora, c'era il professor Casci che era il capo dell'istituto, era un cattedratico alla vecchia maniera, di quelli dove i giovinetti come me dovevano scappare se lo vedevano nei corridoi per non essere sgridato. Tu eri già un po' più grandicello e tutto è cambiato molto da allora. Noi siamo nati come una costola, se vogliamo, come i fratelli minori della meccanica. Infatti la nostra specializzazione si chiamava meccanica calda. Le cose sono cambiate, il tema dell'energia è diventato un tema assolutamente centrale e più rilevante, più importante. Quindi ti vorrei chiedere che cosa vedi di differente nell'evoluzione appunto del portare le nostre tematiche nei confronti delle nuove generazioni, nei programmi di studio, nell'organizzazione della didattica. Io credo che l'energia è una disciplina a larghissimo raggio e le competenze che servono per sviluppare progetti importanti di energia devono essere le più diverse. Quando siamo nati, tu ricordavi come una costola dell'ingegneria meccanica, avevamo uno spazio molto modesto, sia a livello di insegnamenti che a livello di tematiche di ricerca. Per cui lo sforzo mio è sempre stato quello di allargare il campo, per cui da un lato cercare di far nascere un corso di laurea nuovo in ingegneria energetica, e ci siamo riusciti, siamo stati i primi in Italia al Politecnico ad avere un corso di laurea in ingegneria energetica, e poi anche successivamente prima a fare un dipartimento di energetica che era fatto da macchine e fisica tecnica sostanzialmente, e poi un bel giorno sono stato chiamato dal rettore di allora, Giulio Baglio, insieme al prorettore che poi è diventato rettore Giovanni Azzone, che mi hanno proposto di creare in qualche modo un dipartimento nuovo chiamato di energia, molto più multidisciplinare rispetto al dipartimento esistente di energetica. A quel punto l'idea è stata quella di formulare un progetto scientifico e poi di andare nei vari dipartimenti dell'Ateneo a capire quali dei nostri colleghi potessero essere interessati a questo progetto. E devo dire che l'operazione
ha avuto successo. Una porzione importante del Dipartimento di Chimica ha aderito. La stessa operazione fatta al Dipartimento di Elettrotecnica ha portato un forte gruppo di ingegneri elettrici nel nostro dipartimento. L'elemento di riferimento lì era Andrea Silvestri, e poi abbiamo incorporato una buona parte del CESNEF, cioè dei nucleari. Il gruppo di Ricotti è venuto subito. Inizialmente il professor Bottani aveva preferito aderire al Dipartimento di Chimica, ma poi si è pentito, ha capito che l'energia era una disciplina forte, molto trainante, e quindi subito dopo ha aderito anche lui al Dipartimento di Energia. Il risultato è che il Dipartimento è nato già con circa un centinaio fra docenti e ricercatori, quindi una dimensione notevole. E poi è nato tutto il problema di trovare gli spazi sia per i docenti che per i laboratori, ed è iniziata quest'opera di costruzione del Dipartimento, che poi tu hai proseguito con grande successo, visto che adesso effettivamente il Dipartimento possiede una serie di edifici e di laboratori di tutta eccellenza. Quindi questa è un po' la storia di come è nato il Dipartimento di Energia. E devo dire che io sono molto fiero di aver contribuito a questa nascita, perché è sempre stata un po' la mia idea di cercare di collegare discipline diverse afferenti all'energia in un unico ambiente, e di cercare di rendere qualcosa di coeso che potesse avere un ruolo importante nel panorama industriale e universitario e industriale italiano. Ecco, direi a questo proposito, proprio per il ruolo che può avere un dipartimento come il nostro, soprattutto nei confronti del comparto industriale, perché tutto sommato, insomma, il lavoro scientifico, il fatto di pubblicare sulle riviste prestigiose, l'insegnamento, eccetera, sono la prima e la seconda missione del lavoro universitario, e fanno parte delle cose che devono essere fatte per forza. Esiste poi una cosiddetta terza missione, che è appunto quella che comprende tante voci, tante cose, ma la cosa importante, forse più importante, dipende qui dalle visioni, è quella di avere un contatto e un riscontro continuo con il mondo industriale, che peraltro permette anche a noi di crescere, di avere una visione molto più vicina a quelle che sono le esigenze anche del paese. Tu ci hai tenuto sempre molto a questo ruolo, e ricordo molto bene che i tuoi contatti con appunto il comparto industriale sono sempre stati estremamente vivaci. Hai qualche elemento da raccontarci, per esempio, non so, nelle relazioni che ci sono state con i grandi gruppi industriali del paese nel tempo? Io confermo che secondo me è sempre stato fondamentale avere un contatto molto forte col mondo industriale. Devo anche confessare che questo contatto, oltre a arricchire molto le nostre conoscenze, perché è fondamentale parlare con chi è sul campo davvero in questo settore, ha avuto soprattutto agli inizi anche un secondo fine, un fine economico, nel senso che io ho sempre pensato che un gruppo di ricerca come il nostro deve poter disporre di finanziamenti adeguati per poter promuovere davvero la ricerca. Per cui il contatto con l'industria, oltre ad arricchire professionalmente i docenti, aveva anche il compito di gestire fondi sufficienti per le nostre ricerche. E ho avuto contatti un po' con tutti gli enti di energia. Un aneddoto per raccontarvi può essere quello che io ero un maniaco delle turbine a gas.
mania che poi ti ho trasmesso, visto che tu hai fatto poi un bellissimo libro sulle turbine a gas, che è Però stato... il padre delle turbine a gas in Italia, Vabbè, e sei sempre stato citato con questo nome qua, che è cosa che ecco, mi riempiva anche di un certo orgoglio. quando negli anni 80 le turbine a gas hanno cominciato a assumere un ruolo internazionale importante nella generazione di potenza elettrica, mentre prima erano sostanzialmente più impiegati nel settore aeronautico, io ho sempre molto spinto perché in Italia si cominciassero a realizzare impianti basati su turbine a gas. In quei tempi era consigliere d'amministrazione dell'Enel Pier Maria Pellò, un nostro ex collega, e lui preoccupato perché all'Enel c'era invece una tradizione molto conservativa di fare sempre impianti uguali, sempre cicli a vapore, alimentati con diversi combustibili, certi anche molto inquinanti. Mi ha mandato un giorno, mi sono trovato in ufficio due dirigenti dell'ufficio tecnico dell'Enel, i quali mi hanno intrattenuto per un'oretta cercando di spiegarmi che le turbine a gas erano componenti non affidabili da un punto di vista industriale, che non sarebbero mai stati, diciamo, adeguate per le esigenze di un ente energetico come l'Enel. Naturalmente non mi hanno convinto e poi dopo qualche anno finalmente anche l'Enel ha cominciato a fare cicli combinati. Nel frattempo anche tutte le altre utility con cui eravamo in contatto avevano già realizzato, Edison, Protecuma, Sondel, avevano già realizzato cicli combinati con prestazioni estremamente interessanti. Quindi da quel punto di vista, diciamo, delle volte l'universitario che frequenta i congressi internazionali, che segue gli sviluppi tecnologici, può essere in qualche modo d'aiuto o di supporto alle decisioni industriali del mondo industriale stesso. Certo, e questo è un ruolo fondamentale. Cioè, è vero che l'industria ci dà esperienza, ci dà anche finanziamenti e quant'altro, però siamo noi che dobbiamo in qualche modo aprire gli occhi e fornire una visione un po' più ampia, ma soprattutto una visione meno condizionata dalla vita di tutti i giorni, di quella che possono essere all'interno dell'industria. Però ci sono anche le energie rinnovabili, che sappiamo bene quale ruolo hanno già oggi e quale ruolo continueranno poi ad avere in evoluzione. Ecco, in realtà le energie rinnovabili molti pensano che siano una novità, tra virgolette, degli ultimi, non so, 10 anni o qualche cosa del genere, ma questo non è mica vero. Non è mica vero, perché già parecchi decenni fa, diciamo già, qui risaliamo agli anni 80 e forse anche prima, ci sono stati alcuni contributi anche proprio italiani, anche proprio del Politecnico di Milano nel settore delle energie rinnovabili, per esempio primi impianti solari a concentrazione, la tecnologia degli organic ranking cycle, di cui tra l'altro sei stato anche un po' proprio un protagonista come progettista di alcuni componenti di questi ORC. Anche qui cosa ci racconti? È vero, in realtà già agli inizi degli anni 70 io ho cominciato a avere a che fare con le fonti rinnovabili e bisogna ricordare che a quel tempo non si parlava di cambiamento climatico. Il problema delle rinnovabili non era certo quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica, ma era quello di porsi come diciamo alternativa ai combustibili fossili. Tu ti ricorderai, anche se eri giovane, che nel 1973 c'è stata la prima crisi petrolifera e a quel punto il prezzo del petrolio era quintuplicato e in tutto il mondo ci si è agitati per cercare di trovare delle nuove fonti di energia. E è successo che guardando alla fonte di energia rinnovabile
più interessante, cioè l'energia solare, il mondo si è accorto che l'unico impianto a energia solare capace di dare un fluido a alta temperatura e alta pressione era stato fatto in Italia da un inventore geniale, non del Politecnico di Milano, era di Genova, il professor Giovanni Francia. In quegli anni, quindi il professor Francia ha avuto modo di diventare abbastanza famoso e di avere il supporto di un'azienda importante come l'Ansaldo. Noi dal Politecnico intanto avevamo sviluppato, eravamo in tre, io, il professor Angelino e Mario Gaia, avevamo sviluppato i motori a fluido organico, in particolare un piccolo motore capace di produrre energia meccanica ed elettrica anche con acqua calda a 80-90 gradi. Il professor Francia, saputo di questo, è venuto a cercarci ed è nata una collaborazione per cui il Politecnico di Milano si occupava della conversione da calore a energia elettrica, il professor Francia dei collettori solari e del campo solare, eccetera. Abbiamo avuto tutta una serie di realizzazioni più o meno di successo, direi sempre di successo dalla parte nostra di motore, un po' meno dalla parte solare, e però è stato uno sviluppo molto, molto stimolante. Col passare degli anni è successo poi che il fotovoltaico è diventato talmente economico e competitivo che l'approccio del solare concentrazione termodinamico a poco un po' si è spento. Però contemporaneamente l'avere la possibilità di fare motori a fluido organico da noi sviluppati ha avuto invece un grandissimo successo nel settore delle biomasse, anche esse sono fonti rinnovabili. Soprattutto in Austria hanno ordinato tante, forse un centinaio almeno, di impianti a fluido organico che lavoravano in cogenerazione con reti di teleriscaldamento. Oggi si parla di rinnovabile praticamente solo per la parte relativa all'abbattimento delle emissioni di gas serra, e la tecnologia, le due tecnologie emergenti sono il fotovoltaico ed eolico. Fra l'altro abbiamo anche fatto un laboratorio che è sul tetto del dipartimento, di un edificio del nostro dipartimento, che si occupa proprio di sperimentare pannelli fotovoltaici di varie tipologie avanzate. Visto che abbiamo parlato di cicli combinati, quindi di energia con il gas naturale, e abbiamo parlato di energia rinnovabile, vediamo il problema un po' più nella sua generalità. Il tema della transizione energetica è il tema fondamentale per questo dipartimento, con tutte le sue implicazioni. I passi per la decarbonizzazione sono la sfida sulla quale bene o male lavoriamo quotidianamente e su cui credo che avremo da lavorare ancora per un periodo di tempo davvero considerevole. Ecco, tu hai sempre avuto una posizione, diciamo, piuttosto realista. Puoi spiegarci meglio come vedi la situazione, come vedi l'evoluzione della questione della decarbonizzazione nel medio periodo, diciamo, da qui al 2050, che viene indicata sempre come la data fatidica? Baby, io mi fido molto dei numeri e cerco di guardare le statistiche internazionali. L'ultima statistica che è uscita, quella relativa al 2024, dà dei dati per certi versi molto deludenti in questo senso. Ad esempio, la domanda di energia primaria globale è soddisfatta da combustibili fossili per l'87%, che è una frazione enorme che dovrebbe andare, secondo le speranze, addirittura a zero o vicino a zero nel 2050. E
2024 sta trovando record di consumo sia di carbone, sia di petrolio, sia di gas naturale. E quindi certi trionfalismi che si leggono sulla stampa sono, a mio parere, fortemente controproducenti. Non c'è dubbio che ci sia una transizione energetica in atto. Lo sviluppo delle rinnovabili è stato per certi versi straordinario. L'energia fotovoltaica, ad esempio, ha avuto uno sviluppo clamoroso, i costi dei pannelli fotovoltaici sono scesi, per cui oggi l'energia fotovoltaica è davvero fortemente competitiva rispetto alle altre fonti. Lo stesso sviluppi eccezionali si sono avuti anche nel campo dell'energia eolica. Quando io mi sono laureato c'erano delle turbine eoliche che avevano le dimensioni di, che so, 15-20 metri di diametro. Oggi siamo a dimensioni di più di 100 metri di diametro con delle potenze estremamente grandi. Non c'è dubbio che tutta questa transizione ha diminuito le emissioni di CO2, però rispetto a una situazione senza transizione. Quando io faccio qualche conferenza su questo argomento, dico: purtroppo non ci vorrebbe una transizione energetica, ma ci vorrebbe una rivoluzione, nel senso che questi sforzi di decarbonizzazione dovrebbero avere un impulso molto più elevati. Io quello che vedo, tu mi hai chiesto da qui al 2050, escludo che si arriverà a una decarbonizzazione completa nel 2050, però si avrà sicuramente un fortissimo sviluppo di tante tecnologie che aiutano verso la decarbonizzazione. E poi da buon ricercatore, da buon professore universitario, sono convinto che la ricerca potrà dare un grossissimo contributo in questo senso. Io sono convinto che nel 2050, ad esempio, il carbone, che oggi è tuttora il combustibile più usato per produrre energia elettrica, sarà quasi scomparso. Non così succederà invece per il gas naturale, in cui io prevedo che continuerà anzi ad aumentare la sua quota di mercati. Non raggiungeremo quindi la decarbonizzazione completa, ma io sono fiducioso che nel 2050 le emissioni di CO2 saranno fortemente ridotte e speriamo che questo sia sufficiente a garantire una vita decente nel nostro paese. Io credo che quindi ci sia molto da fare per chi lavora nel mondo dell'energia, ci sia molto da fare per le nuove generazioni. Io credo che un punto fondamentale sia quello di continuare a inseguire tutte le tecnologie possibili, senza escluderne nessuna, senza avere preclusioni, per esempio nel settore del nucleare che vede tanti ostacoli, che la ricerca debba continuare ad offrire miglioramenti anche non soltanto nel settore dell'energia elettrica, ma anche per dire nel settore residenziale. Condividi questa No, certa visione che qualcuno chiama olistica, cioè tutto quello che serve è giusto farlo, anche se dà un contributo singolarmente piccolo. assolutamente sì, anche perché diciamo, certamente il mondo va verso una elettrificazione sempre più spinta, però serviranno sempre dei combustibili. I combustibili, se non sono fossili, dovranno essere dei combustibili a bassa emissione di CO2. C'è tutta la tematica importantissima dell'idrogeno, che deve trovare ancora la sua competitività economica. C'è tutto il discorso dei biocombustibili, dei combustibili sintetici, e poi io e te abbiamo entrambi una passione che è anche l'idea di poter
utilizzare i combustibili fossili senza emettere anidride carbonica con le tecnologie della cosiddetta cattura e sequestro della CO2, che è un tema su cui il nostro gruppo di ricerca ha speso tantissimo e ha anche incassato tantissimo con moltissimi progetti europei in cui è stato protagonista e che continua a sviluppare, e spero che avrà un futuro che contribuirà a alla tematica della decarbonizzazione. Bene, grazie. Io penso che uno dei contributi più importanti che un professore universitario possa fare sia stato quello di fare una scuola, di aprire le proprie conoscenze, di creare una serie di discepoli, chiamiamoli così, che portino avanti questa cosa. In questo hai avuto un grandissimo successo. Il nostro gruppo non esisteva quando sono venuto a fare la tesi da te, non esisteva un gruppo di sistemi energetici, adesso è uno dei gruppi più importanti del dipartimento. Io mi ricordo una frase che ho letto da qualche parte, non sarà contento il maestro che non viene superato dall'allievo. Ho paura che non dovrai essere contento perché io come tuo allievo sinceramente non mi sento di dire che posso averti superato. E con questo credo che possiamo chiudere questa piacevole chiacchierata. Ti ringrazio, spero che abbiamo detto qualcosa che possa essere utile anche agli studenti che ci sentiranno. Grazie ancora. Grazie.